Ci siamo? Ok, eccoci qua. Ci siamo. Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, dopo tanto tempo ci rivediamo in diretta. Quest'anno nel gruppo sto mancando un pochetto con le mie dirette, però mi rifarò al più presto e sto per presentarvi una carissima amica, una persona davvero speciale che giorni fa mi ha intervistato per far conoscere le rune. Sicuramente la riconoscerete, chi ha visto il video su Border Night si renderà conto di chi è la mia intervistatrice. Adesso la intervisto io. E quindi adesso attendo un attimino che aumentino gli occhietti, come dico sempre, e vediamo un po' chi è che c'è. Vediamo un pochettino chi c'è. Ok, eccoci qua. Un attimino, perfetto. Ok, ci siamo. Allora, faccio entrare. Ecco, stanno aumentando gli occhietti. Grazie per chi c'è. Allora, non riuscite, chi è che non riesce a vedere la diretta? Ecco, mi stanno scrivendo che non riescono a vedere la diretta. La diretta è, bisogna entrare nel gruppo ed è sul gruppo. Allora, un attimo che magari rispondo a chi ha scritto e attendiamo ancora qualche secondo per far entrare la nostra amica che ci parlerà di comunicazione. Un secondo, ok, la diretta sta per arrivare, un attimo. Entra qui, entra di nuovo nel gruppo e ci vedrai. Un attimino, perfetto. Vediamo un pochetto. Allora, pronti? Adesso faccio entrare la nostra carissima amica Serena e parleremo di comunicazione, ma in maniera speciale e particolare. Allora, eccoti qua. Ciao Serena, buonasera, ben rivista. Un abbraccio grandissimo. Ciao Rosy e ciao a tutti bella, coloro che adesso vado a tolgo la collegati. musica e sentiamo la musica delle tue parole. Benvenuta nel nostro gruppo innanzitutto e presentati, guarda, così di tu, di te, quello che vuoi, presentati ai nostri amici e poi entriamo nell'argomento. Vai, dici chi sei, meravigliosamente Serena. Grazie Rosy. Allora, grazie ovviamente, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo, grazie insomma per questo invito, insomma si sono invertiti i ruoli questa sera. Per Quindi, forza. certo. Allora, chi sono? Beh, insomma, rispondere a questa domanda sappiamo che è molto difficile. Diciamo un po' chi è Serena nella personalità, poi insomma su tutto il resto magari c'è tutto un discorso a parte da fare. E niente, mi definisco una libera ricercatrice e quindi ovviamente io non pretendo di avere nessuna verità, anzi tutt'altro, ciò che riporto sono le mie esperienze personali, sono ciò che conosco, quindi insomma anche in questo senso io mi metto sempre in gioco. Sono scrittrice, insomma ho all'attivo ormai 13 libri e quindi insomma diciamo che amo questo tipo di lavoro. E poi, insomma, mi piace, tra virgolette, chiacchierare degli argomenti che mi appassionano. Insomma, lo faccio o in privato, oppure con gruppi, oppure appunto pubblicamente, come stiamo facendo questa sera. Ecco, questo è Raccontaci ciò. un po' del tuo impegno anche, perché tu sei una divulgatrice, no? Comunicazione, divulgazione, quindi poi magari entriamo nell'argomento, ma raccontaci del tuo impegno, di ciò che fai, di ciò che porti avanti come ideologia. Mi piace e voglio sentirti raccontare questo, così ci capisco anche io un po' di più, eh.
Ok. Allora, vabbè, diciamo che quello che mi affascina di più nella mia vita è la ricerca della verità, una verità che deve essere principalmente riferita a me stessa. Quindi diciamo che ciò che è vero è sempre relativo all'esperienza personale che ha una persona, che è diverso dalla realtà, cioè la situazione oggettiva di quella che è di quello che ci attornia di tutto ciò in cui siamo immersi, che sia qualcosa di visibile o invisibile, però sicuramente è manifesto. Ecco, questo è un po' quello che mi appassiona di più. E vabbè, diciamo che qua partecipo anche a dei gruppi, sono ovviamente attiva nel movimento Roosevelt, che insomma già il nome ci fa capire, deriva appunto dalla... Spiega, mm, spiega, spiega, spiega. il nome deriva appunto da Eleanor Roosevelt, moglie di Franklin Delano, che è stata colei che ha voluto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Quindi diciamo che alla base della mia anche ricerca della verità stanno appunto questi concetti, queste ideologie, non sono veri e propri concetti, cioè questi stili di vita dove ovviamente ognuno è proprietario di se stesso, giusto per utilizzare dei termini che oggi sono molto attuali. Ecco, e poi insomma, come dicevo poco fa, insomma, creo dei gruppi di divulgazione o comunque insomma anche una divulgazione di tipo one to one per chi vuole approfondire determinate tematiche di cui mi occupo principalmente di lavoro su di sé, come si suol dire, e di comunicazione. Diciamo che questi sono i due aspetti che più mi affascinano nella mia quotidianità. Ecco, quindi questo è un po' sinteticamente ciò di cui mi occupo e quali sono anche i miei interessi principali. Certo, di comunicazione ti ricordi, dovevamo fare un corso, poi non si è fatto, poi è arrivato il Covid, vabbè, che poi adesso è tutto open e non è detto che l'universo non metta in campo energie che ci piacciono, no? Perché adesso veramente andiamo solo Non verso la creazione. poniamo limiti alla provvidenza. Assolutamente, non ci, proprio noi siamo veramente open. Volevo solo dire una cosa ai nostri spettatori, che se cliccate sul link sullo specchietto insomma di questa diretta possiamo vedere i nomi nei vostri commenti, se no altrimenti qui nel backstage mi compare Facebook user. Io so che ha commentato, ha detto buonasera a tutti la cara Silvia, ecco, però ecco, per capire chi ci commenta avrei bisogno di sapere chi sta scrivendo. Se non volete cliccare sul link di StreamYard potete scrivere firmandovi, ok? Così possiamo interagire, anche perché se vogliamo fare delle domande a Serena possiamo farlo. Perdonami Serena un attimo, volevo fare prima questa cosa ma l'ho fatta adesso. Vai. Beh, insomma, le Quindi, informazioni tecniche servono anche per creare una migliore interazione, quindi giustamente ci sta assolutamente. E infatti. niente, io appunto, come ti dicevo, insomma, questa è Serena nella quotidianità, quindi insomma, adesso attendo le tue domande Sì, o le domande assolutamente. dal pubblico. Magari anche dal pubblico. Allora, però prima di ricevere domande dal pubblico, è anche il titolo che noi abbiamo dato a questo incontro, perché ti ricordi quando ci siamo sentite, abbiamo detto, parliamo un po' di questo momento storico in cui la comunicazione, e guarda caso, è sempre un po' di un certo tipo, o manipolatoria o anche molto aggressiva, no? Aggressive dico io perché sono anglofona, quindi mi piace ogni tanto usare questo termine perché aggressive, l'accento che scende così mi piace un bel po'. Pertanto, che cosa
secondo te sta avvenendo e cosa si intende per manipolazione nella comunicazione? Ti allargo proprio, quindi puoi parlare liberamente come senti, ecco, vai tranquilla. Allora, Rosy, intanto volevo fare solo una correzione che ho visto Sì? adesso, che nel titolo c'è scritto la manipolazione è l'influenza comunicativa. In realtà è la manipolazione Sì. e l'influenza, cioè e l'influenza comunicativa, perché sono due aspetti diversi, anzi uno l'opposto dell'altro. Allora, Sì. la manipolazione, sì, giusto per capire che magari le persone leggono il titolo, poi sentono quello che dicono e dice c'è qualcosa che non, che Corretto non è subito, guarda, coerente. fatto Quindi, subito. Ma infatti avevo visto quella E con l'accento che ci stava e non ci stava, ti devo dire, perché era ambigua quella E accentata. certo. Però ecco, partiamo Quindi, proprio da questo. La eh, manipolazione è qualcosa che serve per dominare gli altri. L'influenza invece è una libera scelta di seguire o non seguire una persona. Ecco perché sono due cose, una all'opposto dell'altro. Un'influenza significa proprio lasciar fluire, quindi a me risuona quel tipo di messaggio, quel tipo di informazione e quindi la lascio fluire in me. Crayon diceva anche che le nostre cellule sono progettate per risuonare quando sentono la verità. Ecco, l'influenza è esattamente questa, cioè decido io che quel messaggio fluisce esattamente con me, cioè risuona con me. Che attenzione, non significa che sia vero o falso in assoluto, è vero e falso per me. Ok? Anche questa è una cosa molto interessante. La manipolazione invece è un modo subdolo per cercare di dominare il proprio pensiero, le proprie idee sugli altri. Cioè noi vogliamo che gli altri pensino esattamente come pensiamo noi. Ed è quello che oggi viene chiamato, tra l'altro, il pensiero unico. Ecco, cioè dobbiamo tutti avere la stessa idea. E come la riconosciamo oggi la manipolazione? Beh, insomma, oggi diciamo che la cosa più semplice da riconoscere, però attenzione, non è l'unica, è che noi ci focalizziamo principalmente su quello. In realtà la manipolazione avviene quotidianamente su qualsiasi ambiente noi viviamo, però avviene principalmente a livello mediatico. A livello mediatico che non significa il telegiornale, non significa per forza tutti quei salotti di discussione che ormai da tanti anni insomma fanno parte della televisione, ma anche ormai di internet, perché in realtà accade anche sui siti, sul web. Ma riguarda ovviamente poi anche la stampa, insomma, quindi non solo il video, ma anche la stampa, ma ricordiamoci che la stessa cosa avviene anche in famiglia e negli ambienti di lavoro e negli ambienti sociali. Diciamo che prendiamo di esempio i media perché è l'esempio più semplice in questo momento che si può fare, però poi possiamo, ripeto, declinare tutto questo nelle varie situazioni della vita. Io vorrei partire, però, se mi permetti, Rosy, da un sei dialogo, liberissima. ok, da un Ok. dialogo che Mhm. riguarda il film V per Vendetta, che magari tanti dei nostri ascoltatori avranno visto. Lo A un certo ripubblicherò sul gruppo, lo devo pubblicare sul gruppo, vai che lo rimetteremo, vai. Ok, tra l'altro abbiamo fatto anche una decina di giorni fa, sempre insomma con altre persone, ho fatto proprio un dialogo sul significato di questo film, che è stato molto interessante, insomma. Comunque questo dialogo si svolge, beh, principalmente all'inizio e c'è un giornalista all'interno di questa redazione televisiva che insomma stanno mandando in onda insomma, dei video, insomma, stanno
stanno facendo, non ricordo se è una diretta, se è, insomma, comunque stanno facendo andare in onda questo video. E a un certo punto il giornalista si gira verso il collega e dice: dici che la gente si beve queste boiate? E il collega, che si chiama Roger Dascombe, che è uno dei protagonisti poi, insomma, del film, risponde: perché no? Siamo la BTN, il nostro compito è riferire le notizie, non fabbricarle, quello è compito del governo. Cioè, ripeto, non è solo quello su cui mi voglio focalizzare, ma è solo per prendere l'esempio. Quindi, cosa accade? Che loro ti dicono: io niente, io prendo le notizie che mi vengono mandate, cioè che mi vengono inviate, e io le metto in onda. Fine. Cioè, questo è quello. Quindi chi decide quali sono le notizie da mandare in onda? È chi in quel momento ha potere di dominio, perché un conto è: siamo veramente in uno stato liberale, un conto è no, facciamo finta di essere uno stato liberale, ma in realtà decido io quali sono le informazioni che devono passare e quali no, che non significa che siano sbagliate, attenzione, però potrebbero essere semplicemente parziali. Quindi in realtà loro la verità te la stanno dicendo, però manca tutto il resto. Ok? È chiaro? Quindi è importante, cioè è solo una parzialità. Quindi a volte sono false, però in realtà la maggior parte delle volte non sono false, sono solo parziali. Quindi ciò che arriva, perché? Perché la parzialità mi permette di gestire quello che dico io, e perché mi permette anche di dire un domani, quando vengo accusato di falso, e dire no, quello che io ho detto in realtà è vero, solo che taglio. Ok? Ecco, questo è molto interessante, cioè questa è manipolazione, perché? Perché le informazioni non sono complete, ok? È come quando, la maggior parte di noi avrà visto o sarà anche appassionato di film, chiamiamoli polizieschi, quando accade l'omicidio, no? E ti fanno vedere quante supposizioni è. Cioè, alla fine il killer, chiamiamolo così, di solito è quello meno, cioè quello che viene meno alla mente subito, a primo acchito. Perché? Oppure si dice: il killer è sicuramente quello, perché? Perché tutta una serie di supposizioni ci portano lì. In realtà, sì, è vero. Perché andiamo lì? Perché abbiamo delle informazioni parziali. Certo. Perché escludiamo altri? Perché abbiamo delle informazioni parziali, vere, ma parziali. Quindi è molto interessante il meccanismo di formazione della manipolazione, anche perché ogni informazione che viene rilasciata da una autorità, che per autorità ovviamente è sempre individuale, ognuno ha la propria idea di autorità per una persona o per un gruppo di persone rispetto ad altre. Autorità, ricordiamoci che deriva da autos, e l'autos è l'idea che io ho di me. Quando io considero autorità qualcuno, significa che sto dando in potere a questa persona di dominarmi. Perché? Perché lei prende il mio autos e ne fa ciò che vuole. Quindi, quando noi diamo ogni informazione rilasciata da un'autorità come verità assoluta, in realtà stiamo incarnando un individuo inconsapevolmente ignorante e privo di libero arbitrio. Per ignorante intendiamo sempre l'accezione della persona, cioè che non conosco. Ed è oltretutto pigro nella ricerca ma anche svuotato di ogni obiettivo personale di realizzazione. Attenzione però, perché per autorità oggi si intende anche tutta quella fascia di controinformazione o cosiddetta controinformazione, nel senso che
siccome a me piace o comunque mi risuona quello che dice quella persona, allora sicuramente sta dicendo la verità assoluta, mentre il mainstream sta per forza dicendo qualcosa di falso. Non è così. Ricordiamoci sempre che sia da una parte sia dall'altra ci sono sempre delle parzialità. Magari sarebbe l'ideale metterle insieme. Invece di escludere, magari metterle insieme, perché anche quando noi diamo per verità assoluta la controinformazione, in realtà non ci stiamo focalizzando sulla verità o sulla realtà dei fatti, ma stiamo sempre escludendo qualcosa, perché l'essere umano cosa fa? Va per mi piace o non mi piace, e che è diverso da vero o falso, sia chiaro. Noi agiamo sempre esatto, noi agiamo sempre per emozione, quindi seguo questo perché mi risuona rispetto a quello che non mi risuona. Però, ripeto, non è detto che quello che risuona a me stia dicendo effettivamente la verità. Il vero ricercatore è colui che rimane in una situazione imparziale e anzi, invece di dire escludo questo o escludo quello, dice beh, proviamo a mettere insieme le due cose, vedere cosa succede, che poi è quello che fanno anche i ricercatori in laboratorio. Ecco, quindi è molto, sì, sì. è molto interessante questo aspetto, anche perché quando io considero autorità qualcuno, come dicevo prima, gli sto permettendo di dominare su di me, gli sto permettendo di dire pensa tu al posto mio. In realtà va benissimo che uno dica vabbè, senti, io non mi posso occupare di tutto, quindi tu occupati di quell'aspetto lì, io mi occupo di un altro, poi io ascolto quello che dici, però diverso è dire quello è assolutamente vero oppure no. Ecco, è diversa questa cosa. Bisogna sempre ascoltare con spirito critico, ma soprattutto, attenzione, bisogna ascoltare. Perché io spesso sento commenti senza che magari si sia ascoltata la persona che sta parlando, oppure si ascolta la prima frase, non mi risuona, tac, subito vado a commentare, nel frattempo però mi sono perso tutta un'altra serie di frasi che quella persona ha detto e che sta andando a giustificare o a spiegare perché ha detto la prima frase. Quindi ci si ferma sempre alle apparenze. E quindi questo è il modo per essere manipolati, perché è vero che c'è chi ci vuole manipolare, ma c'è anche chi preferisce essere manipolato, ma per un semplice motivo, perché non ascolta. E l'ascolto è la parte fondamentale della comunicazione. Dalai Lama diceva: quando parli stai solo ripetendo ciò che conosci, ma se ascolti puoi imparare qualcosa di nuovo. E invece noi siamo in un momento in cui tutti vogliamo parlare e pochissimi vogliono ascoltare. Ma il saggio sappiamo anche che è colui che parla solo quando viene interpellato. E perché? Perché nel frattempo ascolta, proprio come diceva il Dalai Lama. Ma allora come si fa a scoprire una comunicazione manipolativa? Beh, insomma, innanzitutto, dimmi Rosy. Ti volevo dire, sì, infatti ti interrompo solo un attimo, ecco perché la chiosa, insomma, stai aprendo a qualcos'altro e ti volevo dire, secondo te, no? C'è manipolazione quando c'è anche deresponsabilizzazione, perché io ultimamente vedo un atteggiamento, mi permetto di fare questo giudizio perché è un mio sentire, lo so, è un giudizio, può apparire tale, però vedo molta deresponsabilizzazione, molta delega, molto lasciare
nelle mani di qualcuno che, come dicevi tu, è l'autority, o comunque colui che abbiamo deciso, o coloro che abbiamo deciso siano l'autority, no? Ma può essere anche un maestro, anche un guru, anche qua, chiunque. Noi lasciamo a lui la responsabilità di dire e di prendersi, diciamo, quello che è giusto. E magari io glielo concedo perché ho definito nella mia testa che lui è così, a sentire è giusto. Però secondo te in questo momento storico non c'è anche molta deresponsabilizzazione, quindi in virtù di quello che ti ho appena detto, e quindi la manipolazione è ancora molto più in atto? E deresponsabilizzazione proviene da che cosa? Anche da un non volersi prendere appunto la responsabilità anche di un cambiamento. Te l'ho fatta lunga, però volevo aprirti al prossimo passaggio, ecco. Sì, Mi sono, non allora so, è un po' quello che dicevo poco fa, il fatto di pensa tu al posto mio. Ecco, quindi è vero che si fa presto a dire questi ci vogliono dominare, questo i poteri forti, eccetera, eccetera, che adesso non stiamo qua a tirar fuori tutta una serie anche di definizioni che vengono date. E certo, ma in realtà loro ci dominano perché siamo noi, come dici tu, a volerci deresponsabilizzare rispetto a determinate cose. Allora, se noi invece di metterci lì a far finta di ascoltare, ok, ma ci mettiamo lì e ascoltiamo veramente e lo facciamo con spirito critico, iniziamo innanzitutto a responsabilizzarci della nostra vita e non diamo più per scontato che sia vero o falso ciò che gli altri ci stanno dicendo, ma cerchiamo di ragionare, come si suol dire, con la nostra testa. La deresponsabilizzazione è molto semplice, Perché? Perché non devo più pensare, perché vado avanti per meccanicità, quindi il pensare in realtà è un contrastare una delle leggi dell'universo, cioè è la ricerca di coerenza, e la coerenza sappiamo che è l'esatto opposto dell'entropia, che è la legge fondante dell'universo, perché l'universo tende al caos, mentre la coerenza tende invece a avere un ordine, una cosmicizzazione. Quindi nel momento in cui io mi deresponsabilizzo, sono gli altri che decidono come cosmicizzare la mia mente e io eseguo e basta. La mia mente, la mia vita, poi insomma, ripeto, si trasla su qualsiasi aspetto, quindi è importante che poi quello che stiamo dicendo stasera ognuno lo riesca a declinare in ogni aspetto della propria vita. Cioè, quando decido io e quando invece sto lì ad aspettare che le decisioni vengano prese dagli altri, così poi se non mi vanno bene punto il dito e quindi dico è colpa tua se le cose non sono andate. Sì, ma ho capito è colpa tua, ma io cosa ho fatto o cosa non ho fatto perché quella cosa, perché ciò si verifichi. Ecco, e questo è un aspetto molto, molto importante perché, ripeto, noi diciamo ci vogliono manipolare, ma in realtà chi ci manipola è perché gli diamo il permesso noi di farlo. Questo è semplice perché? Perché diamo per scontato che poi, ma me l'hai detto tu, sì, ma tu la ricerca per vedere se era vero o falso, l'hai fatta? Ti sei chiesto se effettivamente tutto questo combaciava? Perché poi tante volte io mi sento dire, ma le cose non quadrano. Esatto, ma se non quadrano sei andato ad informarti, ad approfondire, a conoscere di più il perché non quadrano? Ma allora ci stanno prendendo in giro. Ok, ma ti sei chiesto perché ti prendono in giro? È sempre un guarda te stesso prima. Cioè, ripeto sempre, non sono gli altri che ci manipolano, siamo noi che gli diamo la possibilità di farlo. Perché? Proprio per il discorso che dicevi tu, rifiuto la responsabilità. Infatti, come fanno a manipolarci? Innanzitutto vi è la creazione di un falso problema. Perché falso?
perché tu prima di conoscerlo manco sapevi che ce l'avevi. Guarda caso poi diventa il problema della tua vita. Ti faccio un esempio su tutto, ok? Vai. Tu fino ad oggi, ok, mangi di tutto e non ingrassi, ok? Poi arrivo io e ti È il dico, mio sogno, è il mio sogno, è realizzato il mio sogno. Vai, vai, mi piace, vai. poi arrivo Arrivi tu? io che sono un operatore del benessere e ti dico, oh, guarda che la cioccolata che mangi tutti i giorni non fa bene, ti fa ingrassare. E tu dici, io per 40 anni, 50 anni, l'ho mangiata tutti i giorni, non sono mai ingrassata. Chiaro? Bene, da quel momento la cioccolata inizierà a farti ingrassare, perché tu ogni volta che la mangi dai un'informazione cosciente o inconsapevole alle tue cellule, tutto ciò che mangio che ha cioccolato trattienilo perché fa ingrassare. Quindi fa ingrassare uguale trattenere il tutto. E quindi tu da quel momento non sei più libera di mangiare la cioccolata. Ma come? Io ti ho creato un problema che tu in realtà non avevi. Certo. E guardate che Non questo è accade era tutti i bello. giorni. Tutti i giorni, quindi non c'è bisogno che ci sia qualcuno in televisione, alla radio, su YouTube che ti dice le cose. In realtà accade molto di più nella quotidianità. Quindi ti crea un falso problema. Falso, ripeto, perché? Perché prima non ce l'avevi. Quindi perché da adesso in avanti devo avere un problema che prima non avevo? Ma in realtà, intanto, mi sono fatta condizionare, cioè tu, Rosy, ti fai condizionare da me perché però accade questo? Perché io per te sono un'autorità. Se invece io per te non sono un'autorità, quel problema non sussiste comunque. Cioè, tu continui a mangiarti la tua cioccolata e non c'è nessun tipo di problema. Chiaro? Quindi è proprio il tipo di rapporto che io, il tipo di legame energetico che io creo con quella persona. Certo. Quindi questa creazione di eh, questa creazione di un falso problema avviene in realtà quando le persone sono talmente immerse nella quotidianità e sono meno felici perché la mente è più labile. Perché ricordiamoci che se una persona è felice non è manipolabile. Chiaro? Quindi Yes. quando c'è un abbassamento vibrazionale è il momento per creare un problema inesistente, ma che in realtà è già risolto. Perché è già risolto? Perché non c'era prima. È falso, chiaro? Non è come la casa prima era intatta, viene il terremoto, la casa non c'è più. Questo è un vero problema, chiaro? Mentre quello che ti ho fatto io come esempio non lo è, è un falso problema. Però cosa succede? Che questa comunicazione manipolativa ha delle caratteristiche ben precise, cioè si convincono gli individui dell'impossibilità di risolvere da sé questo problema. Siccome la cioccolata ti fa ingrassare, tu vieni da me che ti faccio la dieta, ti do degli integratori, ti faccio fare attività fisica, adesso sto dicendo solo le cose più banali, sia chiaro, però è per far comprendere bene. Quindi io che ti ho creato il problema sono il risolutore del tuo problema. Quindi vedete, è sempre chi ti vende una cosa, in realtà poi è anche chi ti vende il problema e anche chi ti vende poi la soluzione. E quindi questo anche senza possibilità di un libero critico pensiero in nome di una presunta unica verità. La cioccolata fa male. Diviene una verità assoluta. Chiaro?
Yes. Questo atteggiamento si radica nelle menti sia di chi trasmette i messaggi sia di chi li riceve. E l'azione potente è quella di ignorare i fatti evidenti, gli eventi, i documenti accertati e che sono palesemente chiari. Ma quando l'evidenza dei fatti è incontrovertibile, l'unica azione utile è ignorare, cioè, siccome da adesso in avanti la cioccolata fa male, ok? Quindi tutti quelli che mi dicono che invece la cioccolata è uno dei cibi della felicità e io vedo che le persone che mangiano la cioccolata in realtà sono felici, cosa succede? Io l'unica azione che posso fare è quella di ignorare, perché se no significa che io ho sbagliato tutto. E io non posso aver sbagliato tutto, perché mi sono affidata all'autorità. È un meccanismo molto sottile, ma molto, tra l'altro, efficace, perché questo va sempre ad agire su quelle menti pigre che non pensano e quindi si fanno pensare. Quindi ti fornisco io il pensiero già modellato, intanto tu pensa a lavorare, pensa ad andare in discoteca, pensa ad andare pensa a guardare i film, a leggerti i libri, a star dietro alla famiglia, comunque non pensare, non ti preoccupare, hai tante cose che devi fare, di questo mi occupo io. Un altro aspetto interessante però della comunicazione manipolativa è quello di creare il senso di colpa. Il senso di colpa noi, insomma, soprattutto i cristiano-cattolici lo conoscono molto bene, perché il senso di colpa in realtà è un retaggio, che noi siamo religiosi oppure no, è comunque un retaggio che da 2000 anni fa parte della tradizione della tradizione insomma appunto dei cristiano-cattolici, e che quindi volenti o nolenti ci portiamo come messaggio nel nostro DNA. Quindi il senso di colpa è un sentimento ben radicato negli esseri umani che sono schiavi di qualsiasi sistema. Cosa accade? Si addossano colpe appartenute ad altri, convinti di essere responsabili. Perché? Perché un'autorità ha sapientemente invertito il significato delle parole attraverso la creazione di confusione comunicativa. Mi spiego. Siccome la cioccolata fa male, perché l'ha detto Serena, ok, cioè Serena ha detto che la cioccolata fa male, allora io mi sento in colpa se do un cioccolatino a mio figlio. Chiaro? Claro che sì. Ecco. Per Altro me è chiaro. aspetto. Vai, come dicevi Rosy. No, 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 è chiaro, per me è chiarissimo. Che poi del resto, questo aggiungo solo, vabbè, non te lo devo dire a te, è il classico meccanismo della pubblicità, no? Crearti il problema, ma come? Non hai, che ne so, la scopa fantastica, no? E come hai fatto fino adesso? Io magari ho fatto lo stesso, no? Però ho bisogno della scopa fantastica perché mi sono accorta che ne ho bisogno. E la stessa cosa è perché non ce l'hai? Guarda, ti senti in colpa perché non ce l'hai. Quindi è il classico meccanismo della vendita, no, parliamo di vendita. Per me la manipolazione è comunque un voler vendere qualcosa, o vendere un concetto, o vendere un'idea, o vendere un prodotto, o l'anima, in un certo qual senso. Ecco, quindi questo è. Quindi non ti interrompo ancora, vai cara, vai. No, ma scherzi, va benissimo l'interruzione. Ecco, ovviamente è una vendita però manipolativa, perché in realtà anche quando tu stai proponendo ciò che l'altra persona veramente vuole e che ti richiede, è una vendita anche quella, però è una vendita corretta, cioè io ti sto proponendo quello che serve, quello che tu mi hai chiesto, ok? Certo, Non tanto quello certo, che certo. ti serve in assoluto, perché se serve è la persona che me lo dice, non glielo posso dire io.
Ecco, è proprio questo concetto che dicevi tu, no? Ti creo il bisogno di. Ti creo un problema oppure il bisogno. Ed è interessante. Un altro aspetto della manipolazione comunicativa sta nell'inserire nel contesto, nel discorso, nel dialogo, ovviamente se è tra più persone, delle frasi prive di significato logico oppure dei non sensi. E questo perché? Perché è una strategia per generare credenze di verità. È un metodo comunicativo illusorio tramite il quale si aggira praticamente l'oggetto del discorso inserendo argomenti diversi, generando così della confusione e ritornando poi all'inizio a riprendere il concetto iniziale per far credere all'altra persona che tu in realtà hai risposto alla domanda o hai dato una spiegazione. L'altra persona in realtà non ha capito niente, ma invece di dire non ho capito niente perché non sei stato chiaro, si dice tra di sé, vabbè, non ho capito perché sono io che non riesco a comprendere questa cosa, quindi mi va bene. Quindi ancora una volta faccio vedere che l'altra persona è inadeguata. E avviene tramite l'inserimento appunto di cose che non c'entrano niente. Noi l'abbiamo visto nell'ultimo periodo dove per convincere le persone a fare determinate azioni o perché insomma capissero che determinate misure fossero corrette, si metteva in mezzo di tutto. Il terrapiattista con chi voleva una libertà di scelta. Che cavolo c'entra? Non si sa, che poi voglio dire, anche tutti quelli che dicono che la Terra non è piatta, ma tu l'hai vista. O hai visto solo delle foto che ti mandano i satelliti? E quei satelliti da chi sono mandati in orbita? Punto di domanda. Quindi anche qua ricordiamoci sempre che vabbè, insomma, io non sto dicendo adesso che la Terra è piatta, sia chiaro, però è ovvio che anch'io sto a quello che mi hanno detto gli altri, cioè che la Terra non è piatta, ok? Questo è solo per far capire ovviamente il concetto. E un'altra modalità manipolativa è quella di inserire nello stesso discorso delle verità e delle falsità, in maniera anche qua da creare confusione e oppure di dire, beh, se è vera questa cosa, allora è vero anche il resto. È un'altra modalità manipolativa. Altro aspetto è quello di, che ne so, io adesso stasera sto qua, vi sto parlando di comunicazione manipolativa, no? E allora che succede? Ti dico, perché è così, è così, è così, è così. Beh, andate a vedere che cioè, ci sono tante pubblicazioni scientifiche in merito. Che ne so, adesso ve la butto lì. Il discorso della cioccolata che fa male. E io so qua, vi dico tutta una serie di cose perché la cioccolata fa male e poi vi dico, beh, ci sono tante pubblicazioni scientifiche che lo dicono, andatevele a vedere. Beh, in realtà dovrei essere io a dirvi tutte queste informazioni le ho prese da questa fonte, da questa fonte, da questa fonte, da questa fonte. Andate a verificare voi stessi se sono, tra virgolette, fonti attendibili e se quello che ho detto io corrisponde a quello che c'è scritto in quelle fonti. Questo in realtà bisognerebbe fare un po' come quando si scrive un libro che si mette la bibliografia finale. Cioè io ogni volta che scrivo un libro in fondo metto una bibliografia perché comunque ci sono determinati approfondimenti, spunti di riflessione che vengono presi da altri libri. Oppure sto nominando un concetto durante il libro, metto la nota di pagina, l'ho ripreso dal tal sito, l'ho ripreso dal libro, eccetera. Ecco, quindi uno può andare poi a verificare che sia vero.
Uscire da tutto questo però è possibile, però ha un patto, è necessaria una disposizione interiore a rinunciare alla soddisfazione delle emozioni a breve termine a favore di quelle a medio-lungo termine e quindi a rinunciare ai bisogni cosiddetti della carne per l'elevazione dello spirito. Cioè, cosa significa? Significa che bisogna attivarsi individualmente per scoprire sempre se quello che è stato detto è vero oppure no. Infatti, una delle frasi che io dico sempre e che tra l'altro chi segue magari il mio canale YouTube, i miei video, vede spesso è che io all'inizio dei miei video metto sempre una frase: non credete a quello che dico, sperimentatelo voi, andatelo ad approfondire, perché quello che io vi sto dicendo è ovviamente la mia personale esperienza e la mia personale conoscenza, che non è di certo assoluta. Sì, sì, questa è una cosa che dico anche io, eh. Io parlo, mie conoscenze, i miei esperimenti, però mettetemi in dubbio tranquillamente e fate le vostre ricerche perché non voglio essere la depositaria della verità assoluta. Io parlo per il mio vissuto, ecco. Sì, sì, su questo, vabbè, ma con te siamo in linea su tantissime cose, Anzi, quindi tante manca- volte io dico, se scoprite qualcosa di nuovo o avete delle informazioni diverse, condividetele, perché cresco anch'io, cioè come io sono qua a condividere le mie, condividete anche voi le vostre. Io più volte nella mia vita ho cambiato idea su determinate cose, ma perché? Perché prima avevo delle informazioni, queste informazioni si sono ampliate, sono aumentate e messe insieme alla fine mi davano comunque una verità diversa. E infatti la capacità di cambiamento, di cambiare su delle idee che noi abbiamo fisse, perché ricordiamoci che l'idea non è qualcosa di stabile, l'idea è sempre riferita a qualcosa che io conosco in questo momento o che ho esperito in questo momento. Quindi, se non cambio mai idea, in realtà è anche un modo per non voler evolversi. Evoluzione è cambiamento, che non significa che devo cambiare idea sempre, quindi avere quell'aspetto mercuriale che sono di qua, poi vado di là, poi vado da quell'altra parte, ma significa semplicemente modificare l'idea in che senso? Nel renderla sempre più, nell'inserire sempre più verità all'interno di questa idea. Tutto certo. qua. Sì, sì, assolutamente. Secondo te siamo diventati un po' pigri? C'è una sorta di la deresponsabilizzazione, bon, ma è perché siamo diventati pigri e quindi non andiamo a cercare, cioè siamo in una società un po' pigretta, questo è il motivo per cui è facile manipolarci? La domanda è Allora, provocatoria perché io percepisco questo, ecco, percepisco questo, però Allora, in realtà c'è chi è pigro, ovviamente, e quindi dice chi se ne frega, tu di quello che vuoi, io non sto qua, vabbè, tu dici così, sì, sì, ok, hai ragione, è vero, che poi ci sono anche qua le due eccezioni, no? C'è chi accetta e chi rifiuta, però lo stesso ti dice sì, sì, è vero, poi faccio quello che voglio, e chi dice sì, sì, è vero, l'hai detto tu, quindi io mi fido e vado. Ma dall'altra parte c'è anche chi magari non ha i mezzi necessari per approfondire o addirittura c'è chi è talmente tanto oberato oggettivamente di cose da fare durante il giorno che non riesce a sviluppare pensiero critico, proprio perché la mente si chiude poi a un certo punto. Quindi non riesce più, cioè oggi ho ricevuto talmente tante informazioni che dover pensare ancora di andare a ricercare ho un rifiuto di tutto questo. Quindi diciamo che le situazioni possono essere tante e in realtà però chi magari è oberato di informazioni per, ripeto, oggettivamente, in realtà non è quello che si lascia manipolare.
ma è quello che accetta, però in realtà si pone dei dubbi. E dice, vabbè, lo faccio perché lo dici tu, però in realtà a me non è che sta cosa quadri più di tanto. Ok, Chiaro? sì, certo. Sì, sì. Mm-hmm. Lo faccio perché lo dici, perché l'ha detto l'autorità, perché c'è una legge, perché me l'ha detto la mamma, perché me l'ha imposto il mio titolare, ok? C'è tante situazioni, però perché non ho voglia di, come posso definire, di conflitti, ok? Quindi per il quieto vivere accetto, però sappi, tra virgolette, che io dei dubbi me li pongo e il dubbio è l'unica maniera per crescere. Chi invece proprio si lascia manipolare così senza chiedersi il perché, senza, beh, in realtà forse sono anche persone che non hanno né le capacità né i mezzi per poter comprendere qualcosa di più, perché non tutti siamo allo stesso livello di comprensione, allo stesso livello di coscienza. Io faccio spesso l'esempio, se uno oggi si mette qui a parlarmi di astrofisica, io gli dico sì, hai ragione, che tanto non ci capisco niente. Non ho né i mezzi né le capacità in questo momento di mettermi a studiare astrofisica, capito? Quindi, ecco, è sempre questo aspetto. Vuol dire che lui è più intelligente di me e io sono più ignorante? Beh, io sono più ignorante su quell'aspetto lì. Conosco di più magari altri aspetti. È più intelligente? Beh, dipende sempre da cosa intendiamo per intelligenza. Io spesso mi sento dire, anche quando magari qualcuno vuole offendere, per esempio, i nostri governanti politici, che dice andate a zappare la terra. Ah sì? Ma voi sapete cosa vuol dire zappare la terra? Pensate che tutti siano in grado di farlo? Perché se voi mandate loro, sappiate che non mangiate più. Perché non è così semplice, bisogna saper distinguere qual è la piantina da lasciar vivere e quella invece che è da togliere. Bisogna sapere qual è un'erbaccia e quale invece no. E pensate che tutte le tecnologie altamente avanzate e quindi macchinari che fanno queste cose meccanicamente oggi sono state sviluppate grazie alle informazioni che davano gli agricoltori. Cioè, non perché uno è un ingegnere in un laboratorio sa queste cose, perché queste cose gli vengono spiegate dagli agricoltori. Quindi l'intelligenza cos'è in realtà? Cioè, chi è che è più intelligente? Ci sono cose che noi sappiamo fare, altre no, cose su cui vogliamo o non vogliamo ragionare e quindi insomma voglio dire è sempre una questione di discernimento. Certo, assolutamente. La parola magica per me è discernimento, veramente. Quando voi mi fa, oh, oddio, perché è l'espressione dell'andare al di là del giudizio e dell'attivazione del processo della saggezza, della conoscenza, perché io discerno se conosco, discernere significa anche conoscere. E quindi esse cernere derivano tutte e due queste definizioni, no? Cioè io riesco a concepire un qualcosa che viene da una conoscenza, invece il giudizio viene da una non conoscenza. Ma qua ce ne sarebbe da dire, a voglia. Io comunque sai che cosa volevo fare? A parte che hai detto delle cose veramente fantastiche e mi hai fatto fare il focus su altre veramente a cui magari non ci fai caso, no? Ecco, perché poi l'addormentamento, anche qui c'è anche questa cosa che noi siamo presi dal quotidiano e ci anestesizziamo, e ci addormentiamo e quindi ci muoviamo con questa modalità un po' automatica. Tu hai scritto questo libro, io ti ho conosciuto, vediamo un po', con Eccola questo libro qua, uno dei tuoi primi libri, Comunicazione efficace, che ti ho detto anche, ho utilizzato quando ho approfondito il mio percorso come counselor e ti dirò, ho trovato, perché io sono un counselor media comunicativo, chiacchiero molto, si vede, e quindi nel tuo libro io ho trovato tanti spunti interessanti. Per esempio, un modo di comunicare, l'ho aperto a caso stasera, perché io con i libri faccio così apro e diciamo è la bibliomanzia, no? E quello che tira fuori
hai affrontato un argomento che era anche che è la preghiera, che è una comunicazione, no? E che non è una cosa che molti pensano legata alla religione, ma è più legata alla spiritualità. E quindi volevo spostare un po' questo dalla manipolazione che viene dalla mente e a entrare nello spirito, che magari ci porta più nel qui e ora e meno nel chissà dove, no? Che dici? Mi vuoi chiudere con questo? Ti ho fatto questo... Ah, ti lancio questa palla. Se ti può piacere, puoi anche Ma dirmi no, certo che forse sì. parlare di un'altra cosa. La preghiera in realtà, allora noi abbiamo un concetto di preghiera di dover recitare qualcosa, cioè nella religione sempre cristiana abbiamo appunto delle preghiere, la più famosa di tutte ovviamente è il Padre Nostro, che tra l'altro è l'unica preghiera che ci ha lasciato Gesù dai Vangeli, insomma almeno insomma questo è quello che abbiamo e che è tra l'altro una delle preghiere più potenti dell'universo. Ma diciamo per spostarci in altri ambienti, sempre facendo gli esempi più conosciuti, più facili da fare, anche tutti i mantra, per esempio, della tradizione orientale, di qualsiasi tradizione orientale che utilizzi i mantra, l'induismo principalmente, ma non solo, lo sappiamo. E noi pensiamo che recitando queste preghiere, questi mantra, in realtà la nostra vita cambi. No, la preghiera non è una recitazione di qualcosa, come la meditazione non è mettersi lì e dire alla propria mente qualcosa, ma sono degli stati interiori. Cioè, la preghiera, io non posso pregare per la pace, non posso pregare nemmeno la pace. Io l'unica cosa che posso fare è essere quella preghiera, cioè essere pace. Tutto quello che viene utilizzato a livello di parole, e che attenzione, la parola crea, ma solo se ci sono determinati presupposti, cioè la capacità ovviamente di astrazione che è tipica del nostro cervello e che possiamo avere noi solo grazie al nostro linguaggio articolato. E soprattutto con l'intenzione che noi mettiamo anche nelle preghiere e l'utilizzo delle parole corrette. Perché? Perché le preghiere sono dei veri e propri incantesimi. Quindi, se le preghiere, la recitazione delle preghiere, se io recito una preghiera e nel frattempo sto pensando a qualcos'altro, non ha nessun effetto. Io ricordo qualche anno fa, quando è morta nonna, che allora insomma, sai, a casa sua ci siamo riuniti, abbiamo recitato il rosario, come si fa insomma, prima del funerale. E ricordo proprio il prete quella sera che è arrivato, quindi insomma il prete che la conosceva pure, perché sai, piccolo paesino, si conoscono tutti, così. Io credo che se abbiamo recitato un rosario in un quarto d'ora, ci abbiamo messo tanto. Non sto scherzando. Cioè, lo recitava con una velocità tale, poi non aspettava neanche che finissimo di dire l'Ave Maria che aveva già iniziato l'altra, ok? E insomma, praticamente in un quarto d'ora abbiamo fatto tutto il rosario. Io la domanda che mi sono posta quella sera è stato: a che è servito sto rosario? Esattamente, solo a far finta di essere qua per ricordarla. Vabbè, potevamo ricordarla anche in un'altra maniera, magari un po' più efficace, perché la sua memoria magari rimane più impressa con altre modalità. Con questo non significa che tutti coloro che recitano il rosario non serve a niente e che il mantra non serve a niente, dipende dalla consapevolezza e dall'intenzione con cui si recitano queste preghiere. Cioè, io sono pace, posso pregare la pace, ma se io non sono pace, non la posso pregare. Quindi prima divieni tu
quella cosa, dopodiché quella cosa la puoi potenziare attraverso la preghiera. La preghiera intesa come recitazione, insomma, di tutto questo. Noi invece pensiamo sia il contrario, è la preghiera che mi fa cambiare. No, sei tu che cambiando dai potere a quella preghiera. Certo, certo, certo. Sì, sì, infatti è per questo che io ti ho detto spostiamoci da la manipolazione che porta al lavoro, diciamo, esterno, io sono presa dall'esterno e non sono presente in me, con la preghiera che è qualcosa che mi fa essere presente a me. Se viene guidata in quella modalità, siamo anche in quella modalità lì manipolati, perché tu vai andare appresso a lui che vuole fare con la sua modalità, che vuole sbrigarsi. E là non siamo nel campo della preghiera. La preghiera per me è ciò che ci permette di uscire dal sistema manipolativo, ma non perché dobbiamo appunto recitare, è anche un modo di connettersi al proprio sé. Ecco, quindi la manipolazione esterna è ritornando all'interno, e quando ho aperto il tuo libro a caso ho detto ecco, dall'esterno all'interno, come riportarci ad un lavoro interiore senza troppi giri, ecco, in semplicità con la preghiera. Allora tesoro, abbiamo trascorso una bella oretta e volevo vedere se c'era qualcuno che vuol fare qualche domanda a Serena. Ho visto se è stata la Silvia che ha annuito quando tu parlavi appunto del discorso di manipolazione. Io poi non ho evidenziato come uno strumento di farci fare, insomma, di farci sentire il bisogno, ecco, della mancanza. Però poi altri hanno soltanto messo faccine, ciao ciao, però se c'era qualcuno che si è magari inserito anche ora e vuole fare qualche domanda a Serena, può farlo come al solito, altrimenti io la ringrazio di esserci stata, la rivedremo altre volte perché voglio dare l'opportunità di parlare anche di altro, visto che lei come me è una divulgatrice ma una ricercatrice, una studiosa, per cui magari troveremo sicuramente, ma ne avevamo già messo un altro in campo di argomento, se non mi sbaglio, perché tu me ne avevi proposti due, adesso in questo momento non mi sovviene, quindi sicuramente la rivedremo, anche perché volevo dire alle persone del gruppo, piano piano ritornerò anch'io a fare le mie dirette, che quest'anno lo so, io ho un po' abbandonati, ma è stato un anno in cui, tornando a quello che diceva Serena, forse meno cose si dicono e meglio è, perché io non amo condizionare nessuno, voglio che le persone si sentano libere e magari dicendo qualcosa si poteva andare a contaminare un territorio già abbastanza contaminato da tante informazioni, ecco, quindi ho preferito la via del silenzio, devo dire. Quindi sei venuta tu, c'era stato l'amico Andrea che aveva presentato il suo libro, Andrea Pietrangeli, che ospiterai tu lunedì Lunedì. su Border Night, vero? Mi sbaglio? Sì, su Border Nights MRTV sul mio canale YouTube in Sì? contemporanea. Sì, sì. Ecco, perché tu parla anche di questo, spiega cosa hai questi due canali che gestisci, insomma, insieme ad altre persone, no? Il tuo Sì. proprio qual è? Il MRTV mio come si è, chiama? no, il mio è proprio Serena Pattaro. Ah, il tuo Quello è è il mio, Serena Pattano. quello è il Ok, mio sì, canale. Dopodiché sì, faccio le rubriche su MRTV, che è il canale YouTube del Movimento Roosevelt di cui ho parlato prima, ma che ovviamente non ci sono solo io. Facciamo rubriche di qualsiasi argomento. Ovviamente io mi occupo dei miei argomenti, però ci sono argomenti di politica, di attualità, di economia, di massoneria, di simbolismo, quindi spaziamo su tanti, tanti argomenti. Sul lavoro su di sé, appunto sul benessere e bellessere, che sei stata tu ospite ovviamente lunedì scorso. Quindi con le spaziamo rune tanto controverse, quante ne hanno dette, lo sai, perché tutti hanno la verità, ecco appunto la manipolazione che avrei dovuto dire quello che voleva
volevano loro, ecco, là poi ci sono arrivata, perché non ho detto quello che avrebbero voluto sentire. Madonna santa, quante cose vorrei sentire pure io, però non le dico. Esatto. Quindi, ok, allora vedo che tutto tace, tesoro, non mi sono apparsi messaggini di richiesta di domande, vuol dire che quando non ci sono le domande, vuol dire che sei stata chiarissima, bravissima, e lo dico a Io me dico quando... sempre, Rosy, o avete capito tutto o non avete capito niente. Sì. No, no, io dico sempre, sono bravissima, nessuno mi chiede niente, sono strabrava perché vuol dire che riesco ad arrivare. La stessa cosa la dico a te, a parte che sei stata di una chiarezza, mo, scherzi a parte, incredibile, per cui l'argomento meriterebbe anche altre estensioni, comunicazione. Magari potremmo allargarci un po' di più avanti trovando qualcosa anche legato, che ne dici, alla netiquette, questa parola netiquette, Eh, ovvero l'etica da web, che proprio si sa che è, quindi come comunicare sul web, e perché hai detto che adesso si comunica così, quindi non è una cosa da sottovalutare. Per cui cara, io ti saluto e spero di vederti prestissimo in altri modi, in altre modalità, sia qui magari io da te non lo so perché ho paura adesso. Là ci stanno le persone che stanno così e ci vedremo presto. Io saluto tutte le persone del gruppo e soprattutto chi lo vedrà magari nei prossimi giorni, saluto tutte le new entry che appunto grazie a Serena sono entrate nel gruppo, è entrata tantissima gente dopo la mia intervista, l'intervista che mi hai fatto, quindi io ti ringrazio anche pubblicamente per avermi aiutato a far conoscere ciò che porto io come argomenti, quindi tantissima gente è entrata veramente, io saluto tutti. Allora vediamo qui, c'è qualcuno che ha scritto di tutto e voglio capire chi è perché non vi firmate. Ecco la Silvia ha detto grazie di tutto, ha ascoltato tutto, si vede Silvia, brava la Silvia e quindi niente, saluto, abbraccio e grazie a tutti quanti voi, ci rivedremo sicuramente prestissimo con altre dirette e altri argomenti interessanti. Buonanotte, ciao ciao a Serena tutti, e a grazie presto Rosy. ragazzi, ciao, grazie a tutti voi, grazie a te.